Avete mai avuto problemi come me a importare i vostri modelli 3D nello slicer per poterli stampare? In questo video vedremo insieme come ottimizzare i nostri modelli 3D per la stampa, affrontando i problemi più comuni che si presentano e vedremo come poterli risolvere. Spesso quando ci accingiamo a stampare un modello 3D, sia con modelli creati da noi che con quelli scaricati da piattaforme online, accade che i software di slicing come Cura o C2Box possono dare errori nell'importazione e quindi non consentire di stamparli. È fondamentale quindi imparare a fare un check preventivo utilizzando un software 3D. Se siete curiosi di capire quali sono questi problemi e come risolverli manualmente, questo video fa al caso vostro. Vedremo infatti come intervenire con un software di modellazione 3D qualunque per ottenere delle geometrie pronte per la stampa fin dal primo tentativo. Il primo aspetto cruciale da verificare è che il file 3D contenga una geometria unica. Anche se nel software di slicing potete caricare più oggetti e stamparli contemporaneamente, nel momento in cui andate a caricare un singolo oggetto, quell'oggetto appunto deve essere composto da un'unica geometria. Quindi il primo processo da effettuare è che se selezionando l'intera geometria del nostro modello, utilizzando il software 3D che utilizziamo più comunemente per la modellazione, ci accorgiamo che non tutti gli elementi vengono selezionati, allora è necessario fonderli in un'unica geometria. Questo lo possiamo fare normalmente con un normalissimo comando booleano. Dopo aver eseguito operazioni booleane, è tuttavia importante verificare che non ci siano poligoni sovrapposti o incastrati in maniera errata, creando delle geometrie che, andando in stampa o importando queste geometrie all'interno del software di slicing, la nostra geometria non venga accettata. Questo può accadere perché dopo aver eseguito un'operazione booleana, la geometria può risultare corrotta e quindi se dovessimo esportare quell'oggetto per la stampa 3D, il software di slicing potrebbe non accettarlo. Un'altra verifica fondamentale riguarda i vertici. Assicuriamoci che ogni vertice sia unico e non ci siano vertici sovrapposti l'uno sull'altro, oppure che ci siano due vertici che dovrebbero sottendere allo stesso arco ma che in realtà sono vicinissimi ma appunto non sono fusi. La sovrapposizione di vertici può causare la mancata chiusura della geometria, creando problemi nell'importazione nel software di slicing. In questi casi potrebbe essere necessario fondere i vertici spostandoli e unendoli. Un'altra problematica che può affliggere i nostri modelli è quella dei buchi all'interno della geometria. Questi possono crearsi o perché non siamo stati attenti nella creazione del nostro modello o anche sempre per le famose operazioni booleane automatiche. A volte infatti quando applichiamo operazioni booleane a oggetti complessi può accadere che nella geometria vengano prodotti dei buchi. È necessario risolvere questa tipologia di problema per rendere corretto il nostro modello durante l'importazione nel software di slicing. Per fare questo basterà creare poligoni lì dove sarà necessario, oppure fondere due o più vertici o più archi per chiudere appunto la geometria. La triangolarizzazione del modello è un altro fattore che dobbiamo prendere in considerazione. Anche se sempre meno necessaria, ricordiamoci che molti software di slicing necessitano di file che siano composti da geometrie fatte di soli triangoli. Infatti poligoni con più di 3 lati potrebbero non essere accettati. Il formato STL, ad esempio, accetta geometrie formate appunto esclusivamente da triangoli. Ricordiamoci quindi di triangolarizzare sempre la nostra geometria nel momento in cui vogliamo essere sicuri che questa venga stampata in 3D correttamente, oppure se dobbiamo fornirla ad un cliente, a un fornitore, ad un nostro amico. Un'altra raccomandazione riguarda l'orientamento delle normali del nostro modello, che devono essere rivolte sempre verso l'esterno. Se le normali infatti sono rivolte verso l'interno, alcuni software di slicing non accettano il modello come stampabile. C2Box, ad esempio, non accetta modelli così realizzati, mentre ad esempio invece Cura non si fa problemi. Quindi, come approccio generale, le funzionalità base utili in questi casi per rendere un modello stampabile sono ridotte in poche operazioni. Su tutte, quindi, quelle che abbiamo detto sono operazioni booleane, creazione manuale di poligoni, la fusione di punti o di archi, la triangolarizzazione e l'orientamento delle normali. Ricordiamoci ovviamente che molti software di slicing integrano funzioni di check e di riparazione automatica, a volte molto rapide e a volte anche molto efficienti. Ad esempio C2Box nelle ultimissime versioni ha esteso le funzionalità di riparazione automatica anche nelle versioni free. Prima erano disponibili soltanto nelle versioni a pagamento. Ovviamente nella versione free saranno disponibili delle funzionalità di riparazione basiche, mentre quelle più avanzate saranno a pagamento.
Detto questo, però, la conoscenza di queste problematiche e anche la capacità di poterle risolvere manualmente con un software di modellazione 3D ci renderà autonomi in tutte le situazioni, anche in quelle in cui dovessimo avere un software di slicing che non supporta le funzionalità di riparazione. Tutte queste operazioni dovrebbero essere sufficienti per completare un check sul nostro modello e renderlo stampabile nel 99% dei casi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di queste considerazioni, come normalmente invece affrontate voi questa tipologia di problema. Se questo video vi è stato utile vi invito a mettere un like e anche ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui prossimi contenuti. Per ora è tutto, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!